Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera, martedì 18 novembre del 2025, ultimissimo giorno promesso di pausa nazionale perché stasera ci sono le ultime partite e poi da domani fino a marzo non ci si ferma più. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, ma marzo, mese chiave, mi verrebbe da dire, Ci perché rivediamo a Allegri, come marzo. sempre, dice bisogna vedere a marzo dove siamo, perché l'Italia a marzo avrà i playoff, ma soprattutto perché da domani, di fatto, in poi, fino a marzo, non dobbiamo più avere pause nazionali, non avremo più pause nazionali e quindi sarà una full immersion tra Serie A, Supercoppa, Coppa Italia, insomma il Milan giocherà anche tante partite, nel mezzo probabilmente si andrà anche in Australia, quindi insomma sì, succederà un pochino di tutto, ma noi siamo sempre qui per voi, con voi, per il mercato, per le notizie, per il Milan, quindi il like, il mi piace è d'obbligo, l'iscrizione se non l'avete fatta pure, i commenti, commentate, anche solo per salutarci, per scriverci sotto grazie ragazzi, buona giornata, oppure non sono d'accordo con quello che avete detto, però commentate e Bastava anche il abbonatevi. buona giornata e basta. Ah sì, ma quello che volete scrivete nei limiti della buon costume, ma commentate. Va bene, dai, ce l'abbiamo fatta più o meno, cioè, vedo la luce in fondo al tunnel, come detto giustamente Henry, abbiamo passato abbiamo scollinato, dai, vediamo solo discesa davanti a noi. Per parecchio Milan, già domenica con il derby, con il mercato alle porte e soprattutto con tanti viaggi da dover fare. Ma al di là di questo, come detto giustamente Henry, insomma, bisognerà capire come sta prima di tutto Adriano Rabiot. E oggi è giornata, se non decisiva, quantomeno chiave, Henry, perché era dato tra un possibile addirittura panchine di Parma-Milan, non da Allegri, attenzione, non da Max, ma da qualcuno che insomma o sperava o tirava un po' la volata alla sua panchina, ma insomma il solito, come abbiamo sempre detto, sono minimo i giorni che vengono dichiarati, minimo, cioè non riesce ad andare sotto i giorni dichiarati, come magari è successo per esempio con Christian Pulisic che si aspettava di rivederlo magari dopo la sosta, invece è riuscito a anticipare tutti ed è andato in panchina col Parma. La questione è molto semplice, anzi no, ha giocato addirittura. La questione è molto semplice, se Adriano Rabiot oggi si aggrega siamo tutti felici e contenti, altrimenti di 24 ore in 24 ore siamo qui un po' col fiatone. In Sì. teoria non ci sono voci contrarie a quanto detto alla fine della scorsa settimana, quando si era dato qualche giorno di pausa, weekend più oggi, e ci si rivedeva tutti oggi per ritrovarsi insieme in gruppo con Adriano Rabiot. Quindi, se non è successo niente di strano nel weekend, c'è. Sì, ma partiamo dal presupposto che l'assenza di Rabiot si è sentita e non poco, ok? E quindi non è un'assenza leggera. Per il Milan non è stata un'assenza leggera per il Milan e quindi è importantissimo recuperarlo per il derby. Come hai detto tu, Allegri non ha mai detto né per Leao prima, né per Pulisic, né per gli altri infortunati che abbiamo avuto non è mai andato, no, a giocarsi il rientro anticipato, no? Ha sempre dato tempistiche piuttosto giuste, piuttosto poi che si sono rivelate vere, tant'è che con Leao, non so se ti ricordi, noi ce lo aspettavamo per la partita contro l'Udinese e invece poi Allegri disse prima della partita con l'Udinese speriamo di averlo in panchina per Milan-Napoli e così andò più o meno, no? Quindi insomma su questo è sempre stato onesto. Oggi giornata chiave più che altro perché da un po' che si parla del rientro in gruppo per oggi, cioè si parla del fatto che i giocatori delle nazionali oggi tornavano, i primi, dopo aver avuto un giorno di Sì. riposo, e con loro anche Adrien Rabiot poteva essere del gruppo. Quindi giornata chiave perché le voci parlano di un rientro oggi. Se non dovesse essere oggi, perché lo abbiamo ormai imparato, il solio del polpaccio è un muscolo molto fastidioso,
a quel punto Simo segno della croce ogni giorno, perché poi ogni giorno è buono per il rientro in gruppo di Rabiot, però comunque, insomma, l'importante è averlo. Io spero vivamente di non avere brutte sorprese perché, ripeto, come ho detto a inizio intervento, l'assenza di Rabiot è pesata più di tutte le altre per quanto mi riguarda. Mm. Per quello ci dicevamo che la scorsa settimana sarebbe stato bello se fosse riuscito a recuperare addirittura in tempo per mettersi in moto venerdì con 20 minuti di partitella, cosa che non è che sia iper fondamentale, ci mancherebbe. Però metterlo già in ritmo per il derby, dopo che è stato fermo praticamente quasi mesetto? Mesetto no, forse un po' meno, però 3 settimane tutte, quindi è una questione talmente centrale al Milan, Adrien Rabiot, che oggi aspettiamo di vederlo per l'allenamento di quest'oggi e, siccome non ci sono voci contrarie, fino a oggi mattina, metà mattina di martedì, ce lo aspettiamo. Così come in teoria dovremmo riaspettarci, anche perché queste voci erano parallele a quelle di Adrien Rabiot, Santiago Jimenez, Henry. Ora, Santi è dato per tornante, non come ruolo, come, come verbo, per il derby, anche per dare una, diciamo così, una rinfrescata al nostro attacco che, privo di punte centrali, non ha praticamente alternative quando deve cambiare un po' la partita, quindi bisognerà per forza di cose avere anche Santi per il derby. Ora, Henry, la questione è abbastanza centrale. Per il derby sì, sarà ovviamente centrale, anche per dare una rinfrescata al nostro attacco se dovesse servire, ma è centrale anche per il calciomercato, Henry, perché in realtà è un giocatore che non ha, diciamo così, i crismi dell'incedibile, a parte che il Milan non credo che in questo momento ce l'abbia praticamente nessuno i crismi dell'incedibilità, però tra i più cedibili dei cedibili, ecco, e ha una procuratrice, Raffaella Pimenta, che è sempre stata netta su questo, resta al Milan, ma la conosciamo, è brava, nel senso se deve esserci bisogno diciamo così, che il Milan dovesse scegliere di privarsi di Santiago Jimenez, non è una procuratrice nata ieri, ecco. Saprebbe dove piazzarlo e la Premier su tutti in questo momento. Sì, Simo, è ovvio che Santiago Jimenez è ricercato in Inghilterra, era cercato in Inghilterra anche prima di venire al Milan, non so se ti Sì, ricordi, cioè piaceva tra West Ham, insomma, squadre inglesi anche proprio nel momento in cui doveva venire al Milan. È ovvio che, Simo, cioè, guardiamo in faccia la realtà, cioè, i gol di Santiago Jimenez in Serie A quest'anno sono zero, ok? Zero gol. L'anno scorso pochini. Sono stati 6 mesi turbolenti, quelli iniziali, sono stati 2 o 3 mesi difficili questi. Quindi ci sta che il Milan voglia pensare di cambiare, di rivoluzionare l'attacco, ma ti dirò, e lo diciamo ormai da giorni, settimane, il Milan l'aveva, non dico che l'aveva venduto, però l'aveva già messo alla porta a fine mercato. Iglitare, sì. prima di una partita in cui tra l'altro lui era titolare, dice che stavano lavorando uno scambio Jimenez-Dobbik. Cioè è inutile che ci nascondiamo, poi abbiamo fatto finta che Allegri lo potesse rilanciare, lui ha messo le storie a social con cuore rosso, cuore nero, e va bene, tutto bello a favoletta. Lo stato dell'arte però ci dice che Allegri non è iper fan di Santiago Jimenez, perché altrimenti non l'avrebbe voluto vendere ai tempi. No, avrebbe fatto come per gli altri, sarebbe in parte Esatto. opposto. Il Milan l'aveva messo appunto alla porta. Ora, il residuo è 23 milioni, qualcosa più di 23 milioni, no? Io credo che magari una squadra di Premier, una 25 di milioni, potrebbe anche spenderli per un attaccante come Santiago Jimenez, che comunque ancora è giovane, che ancora comunque ha margini, che non è arrivato magari in Serie A nel miglior periodo possibile suo e nel miglior periodo possibile del Milan, anzi forse nel momento più sbagliato, però comunque poi il Milan, Simo, dovesse cedere Jimenez, dovrebbe andare sul mercato,
quindi immagino che poi il Milan cercherà un attaccante diverso, un po' diverso di caratteristiche. Tutto questo però secondo me è stato diciamo incrinato e non agevolato dall'acquisto finale del mercato del Milan, perché se il Milan invece di prendere e di spendere 42 milioni, 38 più bonus, quanti saranno, per Christopher Nkunku, se avesse preso un altro attaccante, secondo me saremmo qui a discutere di altro in questo momento qua, perché magari l'altro attaccante sarebbe il titolare, perché magari Jimenez avrebbe avuto un po' più di tempo di, diciamo, non dico nascondersi, però avere una sorta di dualismo, no, con l'altro attaccante, invece è l'unico e quindi poi le aspettative sono alte, le pressioni sono alte, c'era la volontà di prendere un attaccante diverso, come abbiamo detto prima, e quindi secondo me l'acquisto di Nkunku in questo senso, non lo so, ha un po' diciamo logorato anche Jimenez, perché appunto era un pochino anche da solo. Poi tu mi dirai, ho capito, l'hanno comprato loro, sono d'accordo, però comunque è un... Dicevo, scusate l'interruzione, è un giocatore che comunque magari un po' di mercato ce l'ha e quindi comunque il Milan, secondo me, se vuole davvero farla questa operazione, se vuole davvero andare con la cessione di Santiago e con l'acquisto di un altro attaccante, può benissimo farlo. Ecco. Poi ancora manca un mese e più all'inizio del mercato di gennaio, quindi staremo a vedere cosa accadrà. Beh, è ovvio che se mi dovesse andare sul mercato per davvero, il Milan dovrebbe comprare per davvero, quindi non magari una soluzione ponte aspettando di vedere giugno, non una soluzione che potrebbe vedere un giocatore che è in prestito e vediamo, eccetera, eccetera, come Joao Felix l'anno scorso, ma un vero e proprio acquisto, da non sbagliare ancora. Perché la punta... Il problema è che se tu fai sempre gli acquisti delle punte in gennaio, e in gennaio non è che si liberano tutte queste punte, le punte tendenzialmente vanno via in estate, quelle buone, quindi se noi continuiamo a vendere in gennaio ci capitano sempre le punte che vanno via in gennaio, quindi non è mai così semplice, a meno che non peschi il jolly, e lì a quel punto devi essere bravo tu a pescare quello che ha fatto magari 6 mesi buoni, li avrebbe fatti altri 6 e quindi semplicemente anticipi, ma lì sta nella bravura di chi decide. Quindi, sperando che quest'anno, essendo citare, un pochino più di capacità ci sia nel vedere lungo sugli acquisti e non... vabbè, ci siamo capiti. Siamo arrivati in chiusura, Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, ci ritroviamo più tardi. Ciao.